Buongiorno, vi voglio mostrare come abbellire una scala. Ecco, questa è una scala che sto verniciando, era un po' malandata. Adesso ho fatto soffitti bianchi, pareti colorate e qui sotto ho fatto una pittura lavabile, semilucida, proprio per renderla lavabile facilmente. Però solitamente lo stacco viene lasciato tra colori. Vi volevo mostrare come abbellire la linea della scala. Qua ho già fatto questa linea oro e volevo farvi vedere come fare appunto questa linea per abbellire la separazione, e dopo vi faccio vedere come fare anche uno stencil, in questo caso anch'esso oro. Allora, come vedete sono arrivato ancora a metà, qua ancora non è fatto e già la differenza si può notare dove è fatto e dove non è fatto. Come fare questa riga? Semplicemente con un righello, una squadretta piccola per i punti, soprattutto appunto dove va ad angolo, e quello che vi consiglio è l'uniposca, che secondo me è il miglior pennarello per fare questi tipi di lavori, che appunto è molto lucido e indelebile. Vi faccio vedere come. Allora, soprattutto è importante l'aggiunta. Io consiglio una riga al massimo di 50 cm, che è comoda da tenere anche con una mano, perché se è troppo lunga si rischia che la riga si sposta. Quindi una riga più corta, tipo così, va bene, in modo che anche se ci state più tempo a farlo, però almeno rimane resistente. La cosa importante è sempre la parte di giunta, di stare sempre qualche millimetro sotto, cercare di arrivare qui e tirare. Semplicemente l'uniposca fa veramente bene il suo lavoro, tirando tutta la linea fino in basso e riuscendo, soprattutto prima di intrecciare la linea, a guardare se ci sono qualche sbalzo di colore, cercare di dare una linea dritta, precisamente così. Eccola finita completa, ho fatto tutta la scala e questa linea si potrebbe anche fare nella separazione tra soffitto bianco e parete colorata. Io non la faccio perché viene troppo carica. Adesso inizio a fare lo stencil. Ecco, siamo arrivati a fare lo stencil. Ho fatto la linea oro e sto ripetendo questo stencil per tutta la scala e già ne ho fatto un bel pezzo. Eccolo lì, dovrò fare poi sicuramente qualche ritocco quando asciugherà e adesso continuo qui. Vi faccio vedere. Ecco, allora, per fare lo stencil io mi sono fatto un segnale di misura. So che con questa misura sono giusto. Attacchi lo stencil, è già sporco perché ne ho fatto tanto. So che basta tenere la misura qua e si va dritto. Io sto facendo lo stencil con un colore oro acrilico bello luccicante e praticamente è molto semplice, basta pennellare all'interno della fessura, stando molto attenti a non sforare. Può succedere che col tempo si muova e si sfora, ma dopo basta ritoccare con lo stesso colore del muro e si sistema. Adesso che ho passato tutto il colore, basta staccare lo stencil così ed eccolo fatto. Ora devo continuare con la parte dello stencil, congiungerla e continuare fino alla fine, precisamente così. Lo stencil, essendo che si ripete sempre, si riparte da quello già fatto e qua è la parte nuova che adesso dovrò fare, come dicevo, fino al bordo. Io inoltre lascio uno spazio iniziale, soprattutto dove ci sono gli angoli, in modo da continuarlo sempre con la linea oro per non fare il giunto, perché magari si arriva a un certo punto e diventa metà ed è uno stencil brutto. Invece partendo come qui con un inizio e una fine viene meglio. Eccolo finito, ecco come luccica di fronte alla luce e diventa più scuro dove non c'è. Se questo video ti è stato utile, metti un bel like e condividilo e seguimi sulla mia pagina per vedere altri lavori. Ciao, alla prossima!